Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. Il Reggiane RE2000, noto anche non ufficialmente come Falco, fu un aereo da caccia sviluppato dall'azienda aeronautica italiana Officine Meccaniche Reggiane, controllata dalla Caproni nei tardi anni 30. Il RE2000 fu anche il primo progetto realizzato in proprio dall'azienda e servì da base per la realizzazione dei successivi velivoli da combattimento marchiati Reggiane. Difatti, i primi esemplari di tali modelli furono realizzati mediante la modifica di cellule di RE2000. Il progetto nacque nel 1938 e venne affidato agli ingegneri Roberto Longhi, di ritorno da un biennio di studio compiuto negli Stati Uniti d'America, e Antonio Alessio, in risposta ad un concorso indetto nel 1935 dalla Regia Aeronautica per un caccia monoplano. Al concorso parteciparono le maggiori aziende aeronautiche italiane, ma proprio per le influenze d'oltreoceano di Longhi, il progetto del RE2000 si discostava in modo sostanziale dai suoi concorrenti, incorporando soluzioni tecniche e costruttive d'avanguardia. Il prototipo, ai comandi del collaudatore della Caproni Mario De Bernardi, volò per la prima volta dal campo di Reggio Emilia il 24 maggio del 1939. La macchina diede da subito riscontri positivi e furono necessarie solo piccole modifiche agli scarichi del motore e alla presa d'aria del carburatore, oltre all'aggiunta di un'ogiva per l'elica. Il prototipo, con matricola militare 408, venne inviato a Guidonia per le prove di valutazione da parte dei vertici della Regia Aeronautica. Furono evidenti da subito le buone caratteristiche complessive della macchina, in particolare, a differenza degli altri due caccia italiani dell'epoca, già in fase di consegna ai reparti, quali il Macchi MC200 ed il Fiat G50, il R2000 non tendeva ad entrare in autorotazione. Un altro fattore di vantaggio era determinato dall'utilizzo di tecniche costruttive altamente industrializzate, impiegate al fine di consentire una più agevole produzione in grande serie. Emersero tuttavia alcuni difetti e la commissione non vide di buon occhio la presenza di serbatoi integrali disposti nelle ali. Questa soluzione generò preoccupazioni in considerazione del fatto che la perdita di alcuni rivetti aveva provocato delle fuoriuscite di carburante e non da ultimo l'insoddisfacente affidabilità del motore radiale Piaggio P11 RC40. L'esito finale delle prove valutative fu quindi a sfavore del caccia Reggiane, che venne impiegato solo marginalmente dalla Regia Aeronautica, con la realizzazione di soli 28 esemplari. Al contrario, la macchina riscosse un grande successo di esportazione. Il primo paese straniero a siglare un accordo d'acquisto fu l'Ungheria, che nel dicembre del 1939 ordinò un lotto di 70 velivoli e ne acquisì la licenza per costruirne altri 200. Nel novembre del 1940 anche la Svezia stipulò un contratto per la fornitura di 60 RE2000. Il Reggiane 2000 era un monoplano ad ala bassa, dalla struttura interamente metallica, realizzata in lega d'alluminio, della tipologia denominata Super Ketonal, e rivestimento lavorante. La fusoliera, rivettata, era di sezione circolare ed era caratterizzata dalla voluminosa cappottatura del motore, al termine della quale iniziava il bordo d'entrata dell'ala. La cabina di pilotaggio era dotata di cupolino con apertura a scorrimento. Nei primi esemplari questo era interamente vetrato, mentre successivamente divenne metallico nella zona alle spalle del pilota. In ogni caso la visibilità del pilota a 360 gradi era buona ed era limitata solo frontalmente dalle grandi dimensioni del motore. Nei velivoli della serie 2, all'interno della fusoliera, alle spalle del pilota, vennero sistemati due serbatoi di carburante, della capacità di 160 litri ciascuno.
L'ala era a pianta ellittica con struttura a cassone. Era realizzata con l'impiego di 5 longheroni, anch'essa in superchitonal e rivestimento lavorante. L'interno dello spessore alare era reso stagno mediante l'applicazione di gomma sigillante tramite un processo definito semapizzazione e fungeva da serbatoio in grado di imbarcare circa 454 litri di carburante nella parte centrale e 240 litri nelle estremità. Gli impennaggi erano di tipo classico, con gli stabilizzatori disposti alla base della deriva. Anch'essi erano realizzati con la stessa struttura metallica delle altre parti del velivolo, mentre le parti mobili erano rivestite in tela. Il carrello d'atterraggio era di tipo triciclo posteriore con gli elementi principali monoruota, che si ritraevano all'indietro in un'apposita carenatura, con la ruota che con una rotazione di 90 gradi veniva alloggiata di piatto nello spessore dell'ala. In coda il ruotino di appoggio era orientabile e retrattile. L'aereo era fornito di un apparato ricetrasmittente all'occhio Bacchini B30 e di un impianto per l'ossigeno. Il propulsore era il Piaggio P11 nella versione RC40. Si trattava di un motore radiale a 14 cilindri raffreddato ad aria e capace di erogare una potenza di 1000 cavalli. La presa d'aria del carburatore era posizionata nella parte superiore della cappottatura di tipo NACA. Tale espediente e diversi affinamenti aerodinamici garantirono al R2000 una velocità elevata, se paragonata ai suoi contemporanei. L'elica, anch'essa di costruzione Piaggio, era una tripala metallica a passo variabile del diametro di 3,10 metri. Il R2000 era armato con 2 mitragliatrici Breda Safat del calibro di 12,7 mm, sistemate sopra il motore e sparanti attraverso il disco dell'elica, mediante sistema di sincronizzazione. Le mitragliatrici erano azionabili anche singolarmente e avevano una dotazione di 300 colpi ciascuna. Per le missioni di attacco al suolo sotto le ali erano predisposti attacchi per il trasporto di 200 kg di bombe, oppure 4 spezioniere tipo Nardi, 2 per ala, ognuna delle quali portava 22 ordigni da 2 kg. Il Reggiane R2000 aveva una lunghezza di 7,99 metri, un'apertura alare di 11 metri ed un'altezza di 3,20 metri. La superficie alare era di 20,40 metri quadrati, il peso a vuoto era di 2080 kg, il peso massimo al decollo era di 2839 kg, la velocità massima era di 530 km orari a 5300 metri di quota, la tangenza era di 11.200 metri e l'autonomia era di 740 km. Il R2000 fu oggetto di ulteriori sviluppi al fine di sfruttare l'autonomia di cui era dotato, superiore a quella di tutti i velivoli di pari ruolo in servizio. 3 o 4 esemplari di una delle commesse estere furono modificati con l'adozione di serbatoi di carburante aggiuntivi in fusoliera e, sulla base di questa modifica, altri 11 o 12 esemplari furono realizzati ex novo, dando così origine alla serie 2, nota anche come GA, grande autonomia. Questa caratteristica fu utilizzata anche per realizzare una versione navalizzata del RE2000, definita serie 3 o catapultabile. Essa fu studiata per l'impiego sulle principali unità della flotta e destinata a decollare mediante l'uso di una catapulta. Il R2000 navalizzato integrava i robustimenti strutturali necessari a sopportare le sollecitazioni al momento del lancio ed era dotato di opportuni ganci d'attacco alla catapulta. Non erano necessarie strutture aggiuntive per l'atterraggio, in quanto in ogni caso avveniva presso basi sulla terraferma. Tra la fine del 1941 e l'inizio del 1942 questa versione venne sperimentata tra Guidonia e Reggio Emilia. Dal maggio del 1942 le prove continuarono a bordo della nave appoggio idrovolanti Giuseppe Miraglia. Il pilota collaudatore era l'assotenente Giulio Reiner, che decollò per la prima volta dal Giuseppe Miraglia il 9 maggio del 1942.
1942. Alla fine si decise di assegnare questi RE-2000 alle navi da battaglia Vittorio Veneto, Littorio e Roma e parte alla neocostituita squadriglia di riserva aerea delle forze navali da battaglia. A metà del 1939 i vertici dell'aeronautica militare ungherese decisero di avviare una modernizzazione della loro forza aerea. Il 27 dicembre di quell'anno venne siglato con la Reggiane un contratto per la fornitura di 70 RE-2000, armati e forniti della strumentazione di bordo, mentre le radio R-13 di produzione locale sarebbero state installate in Ungheria. Il contratto prevedeva anche la costruzione su licenza in Ungheria dell'aereo, propulso da un motore anch'esso ungherese, Weiss Manfred VMK-14, azionante un'elica Fiat Hamilton. Questa versione del caccia Reggiane fu prodotta in circa 200 esemplari e denominata Asia 2, appunto Falco in ungherese. Il primo RE-2000 decollò per l'Ungheria il 21 maggio del 1940, seguito per la fine dell'anno solo da altri 6 aerei. Sugli esemplari ungheresi, una volta giunti a destinazione, vennero apportate alcune modifiche non concordate con il costruttore. In particolare fu inserita una protezione corazzata alle spalle del pilota. Questa modifica incise sul baricentro del velivolo, provocando cedimenti strutturali nella zona del ruotino d'appoggio posteriore e diede origine a fenomeni di autorotazione assenti all'origine. I primi aerei giunti dall'Italia vennero impiegati per rafforzare la componente da caccia dall'agosto del 1940 nella cosiddetta crisi della Transilvania contro la Romania. Trovò comunque un impiego effettivo sul fronte orientale della Seconda Guerra Mondiale contro l'Unione Sovietica. Il governo svedese si interessò al Reggiane RE-2000, ordinando 60 esemplari il 28 novembre del 1940. I primi RE-2000 arrivarono smontati in Svezia nel 1941 e dopo essere stati assemblati vennero testati in volo il 18 settembre. Tutti i 60 RE-2000 importati dalla Svezia furono denominati J-20, Jaktaplan, aereo da caccia in svedese. Questi aerei vennero utilizzati per intercettare e scortare a terra gli aerei alleati e dell'asse che sconfinavano nei cieli svedesi, territorio neutrale. Al giorno d'oggi sono solo 3 gli esemplari conosciuti sopravvissuti del RE-2000. Uno è conservato in Svezia ed è visibile al pubblico, un altro si trova al Museo di Trento ma non è visibile al pubblico e un terzo si trova presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare sul lago di Bracciano. Quest'ultimo è stato recuperato dal mare ed era appartenuto alla prima squadriglia delle forze navali. Fu il prototipo della versione catapultabile ed era imbarcato sul Giuseppe Miraglia.